una serie. Ho deciso di fare questi argomenti che secondo me nella comunità africana è considerato, diciamo, tabù, no? Sai, parlare di gravidanza, parlare delle difficoltà dell'essere mamme, parlare di sesso. È tutto un tabù. Quindi secondo me valeva la pena iniziare questa miniserie di video risposta a certe domande. Quindi partiamo già subito con la prima domanda. Per chi non sapesse di cosa si parla, di cosa sto parlando, ci sono i miei post su Instagram dove spiego appunto la mia esperienza con la gravidanza e la mia esperienza con l'essere neomamma. Quindi allora ci sono i post, versione in inglese con le foto, in generale sul profilo, però se andate nelle storie, nella storia col titolo blog con la bandiera italiana, c'è tutta la serie di post cioè con la traduzione appunto dei post in inglese e in italiano, no? Dunque, fatta tale premessa, partiamo con la domanda. Allora, la domanda va così: consigli su come rimanere incinta velocemente? La vostra è stata solo fortuna? I don't know what you are talking about. Intanto, non dire che sia stata solo fortuna, dico che è stata fortuna, quindi Dio, perché poi Dio è grande, ma anche il fatto che, prima di tutto, io e Emanuele abbiamo sempre avuto l'intenzione, cioè abbiamo sempre parlato del fatto di prepararci un anno prima del tentare di rimanere incinti, giusto per essere sicuri di non andare incontro a dei problemi durante la gravidanza che si potevano magari evitare solo avendo uno stile di vita sano. Nel momento in cui abbiamo deciso, cioè abbiamo detto, io e Emanuele abbiamo detto proviamo a vedere chi ha ragione, diciamo che già noi stavamo facendo uno stile di vita sano, quindi andavamo in palestra almeno 4 volte a settimana, facevamo una dieta sana, quindi non mangiavamo dolci, non bevevamo schifezze come aranciate, Coca-Cola, quelle cose lì. Io e Emanuele poi non beviamo, quindi non avevamo né il problema dell'alcol né il problema del fumo. Siamo una coppia, diciamo, un po' noiosa, pretty much, no? Quindi stavamo già facendo la vita, cioè avevamo già uno stile di vita sano. Dopo lavoro finivo alle 5, andavamo in palestra, stavamo in palestra 2 orette e poi andavamo a casa. Quindi io direi che quello ha aiutato ampiamente, perché se cerchi come rimanere incinta velocemente, infatti tutte le cose di cui sto per parlare sono nella top 5, nella top 5, insomma. Quando, visto che volevamo prepararci per l'anno dopo, io ho iniziato, avevo fatto delle ricerche, avevo letto di donne che assumevano degli integratori per essere sicuri che erano in salute, no? Quindi ho preso queste vitamine, che poi, se avete piacere, ve le metterò nella link nella descrizione, che le trovi su Amazon qui, ma le trovi ovunque in farmacia, che contenevano anche acido folico, che è una delle, diciamo, vitamine che vi fanno prendere subito nel momento in cui andate dal ginecologo e annunciate la vostra gravidanza. Vi chiedono se la gravidanza non è stata cercata, di iniziare a prendere l'acido folico. Se volete cerchiamo insieme a cosa serve l'acido folico.
A che cosa serve vitamina B9? Acido folico. La vitamina B9 o acido folico è fondamentale per le donne in gravidanza, poiché questa vitamina tende a proteggere e a favorire lo sviluppo dell'embrione. La vitamina B9 è anche fondamentale per la sintesi delle proteine del DNA, nonché per la formazione dell'emoglobina. Quindi è una vitamina, una delle vitamine fondamentali, l'acido folico. E appunto io, sapendo che vi dico, adesso c'ho il cervello da mamma, quindi non mi ricordo più niente, dormo anche poco, quindi perdonatemi, ma abbiamo l'aiuto di Google. Avevo letto appunto che prendere integratori per assicurarsi di essere in salute era una delle prime cose da fare, e avevo fatto le mie ricerche su quale prendere e avevo preso questi integratori che adesso non mi penso, cioè l'avrò preso per pochissimo, cioè avrò preso per un mesetto neanche. Direi che quello ha aiutato. Infatti quando sono stata dalla mia midwife, dalla mia la mia ostetrica, la prima cosa che mi ha chiesto infatti se prendevo già l'acido folico, se la gravidanza sarà stata cercata oppure meno, e diciamo che ho detto di sì, perché comunque avevo iniziato a prendere tipo un mese prima, anche se ribadisco, avevamo intenzione l'anno dopo di rimanere incinti. Però sì, mi ha detto hai fatto benissimo, perché è sempre meglio, il prima si inizia a prendere l'acido folico meglio è. Alcuni dicono che favorisce anche il concepimento. Terzo e ultimo consiglio, secondo me è anche molto importante avere un calendario dell'ovulazione. Cos'è il calendario dell'ovulazione? È un calendario in cui tracci il tuo ciclo. Ma quando mi stavo appunto preparando per il patatrack, ho cercato anche le app migliori e gratuite per tracciare la mia ovulazione, e mi sembra che quello che ho scaricato era Flow, anche quello controllerò dopo nelle app, e ve lo metterò qua o qua, da qualche parte. Praticamente ti segni inizio e fine ciclo, e il calendario ti calcola più o meno quando dovresti ovulare, e la cosa ideale sarebbe avere rapporti nel periodo dell'ovulazione, e direi che ha aiutato al fatto che abbiamo concepito velocemente. Riassumendo, direi uno stile di vita sano, quindi mangiare sano e tenersi in movimento, cioè fare degli esercizi fisici. Noi andavamo in palestra, ero attiva, insomma, non avevo uno stile di vita sedentario. Quello è il primo consiglio che darei, di andare in palestra e mangiare bene, ok? Sano, pulito. Secondo consiglio che darei è di iniziare, se si vuole concepire, iniziare a prendere le vitamine integratori per facilitare, per preparare il vostro corpo, insomma, metterlo nelle migliori condizioni, perché quella è l'intenzione che si deve avere, no? Ci si sente pronti ad intraprendere il percorso della gravidanza. Quindi in questi integratori non deve mancare l'acido folico, che è importantissimo nelle prime fasi di gravidanza. E appunto, come abbiamo letto, aiuta la formazione dell'embrione. Terzo e ultimo consiglio è di scaricarvi un'app dell'ovulazione e tracciare la vostra ovulazione, cioè segnate quando iniziate e finite il ciclo, e l'app vi aiuterà a calcolare più o meno il vostro periodo fertile. Delle cose buffe era, cioè, se tu cerchi come rimanere incinta velocemente, non so se adesso con Google italiano esce. C'era chi
chi diceva che certe posizioni durante i rapporti aiutavano. Perché dicono che certe posizioni aiutano gli spermatozoi a nuotare meglio, cioè ad arrivare all'ovulo, I don't know what you are talking about. alla cellula uova, in modo veloce e meglio e più facilmente, no? E dato che io volevo un maschio a tutti i costi, quindi più aiutate gli spermatozoi a nuotare, io so che gli spermatozoi maschi sono più veloci nel nuotare, ma hanno una vita più corta rispetto agli spermatozoi femmine. Quindi nel caso in cui, questa è una stupidata, potrebbe essere una stupidata, però prima, la questione è che prima gli spermatozoi raggiungono la cellula uova, più alte sono le possibilità di concepire un maschio. Quindi io ho letto che certe posizioni aiutano aiutano gli spermatozoi a nuotare meglio e a raggiungere cellule uova, no? Quindi se volete dare un ulteriore aiuto ai piccoli mostriciattoli nella vostra pancia, usate certe posizioni che, non so, ne dobbiamo parlare? Se volete che parliamo di queste posizioni qua, lasciatemi un commento sopra e io vi assicuro che vi faccio un video in cui ve li listo tutte. Magari chiamiamo Emanuela a fare la dimostrazione anche. No, scherzo. Però sì, se volete, commentate, oppure venite su Instagram e tra le domande, no? Mandatemi che volete sapere, volete un video su questa posizione qua che secondo me aiutano. Sembra una stupidata, però io ho avuto il mio maschio, quindi quella è abbastanza prova che aiuta.